Buongiorno alle mie ragazze e miei ragazzi, come state? Come state? Come state? Io vi do il buongiorno, ma io sto per andare a dormire. È la mezzanotte di questo epico giorno del 19 novembre 2024. Allora ricordiamoci questo giorno perché Plutone torna diretto in Acquario. E io mi sento così tanto bene, così meglio che la mia tensione muscolare inizia a rilasciarsi, mi sento veramente molto meglio e io in questo giorno, contraddistinto dal numero 19 del sole dei tarocchi, che lo prendiamo subito, io ci faccio un applauso. Aspetta, mo ve lo faccio l'applauso. Il sole, perché? Perché adesso inizia la vera rivoluzione. Inizia la vera rivoluzione perché Plutone in Acquario significa la nuova età dell'oro. Lo stato di coscienza trascendente è molto più vicino di quanto pensiamo. I prossimi 19 anni saranno improntati alla costruzione della nuova era. Segnatevi questo giorno, ragazze mie, perché inizia la rivoluzione. Praticamente inizia la rivoluzione. Anticonformismo, il potere di guardare le cose da un punto di vista diverso. L'appeso si ribalta, i valori sono ribaltati. L'appeso che ha lavorato dentro di noi in qualità di grande maestro trasformatore ha dato i suoi frutti e si vedranno nei prossimi 20 anni con questo Plutone in Acquario che farà la rivoluzione cosmica. Ecco, se noi dovessimo dare cronologicamente un tempo all'inizio della nuova era, è proprio questo, in cui noi, tutti risvegliati, ci facciamo portavoce del messaggio di luce, guerrieri della luce. Perché? Perché siete guerrieri, perché siamo guerrieri, perché abbiamo combattuto e combattiamo, stiamo sul campo, le nostre resistenze, i nostri limiti. E ho letto i vostri messaggi in questi giorni. Grazie ragazze mie, ragazzi, io vi amo incondizionatamente di tutto il supporto e del supporto non solo che date a me, ma del supporto che date a voi stessi, abbattendo i vostri limiti e le vostre resistenze. I dolori fisici ho visto che ne abbiamo, siamo una comunità di guerrieri, perché un guerriero ha tante ferite addosso. Ho letto che avete avuto delle cose uguali, simili alle mie, grazie anche per i consigli preziosissimi che mi avete dato nelle mail e nei messaggi. E sì, come vi ho letto nel libro Kintsugi, nel video, qualche video fa, che sia una vita fatta di belle fratture, perché noi ci siamo piegati, abbiamo lottato, siamo caduti centinaia di volte, ma la bellezza sta nell'essersi rialzati sempre, con ancora più fuoco nel cuore e negli occhi. E quindi siamo quelli che abbiamo costruito quelle solide fondamenta sulle quali ergere le nostre cattedrali interiori, sulle quali anche tutto il resto del collettivo prenderà esempio. Siamo i pionieri della nuova era, i pionieri che hanno il fuoco negli occhi. Quel fuoco si chiama entusiasmo. Enteos significa essere in Dio, il sole. Il sole è una palla di fuoco. Noi siamo il sole. Chiunque si avvicina al sole e non è preparato si brucia. Brucia cosa? Allora chiunque si avvicini a voi che avete questo fuoco negli occhi, che arde nell'anima, ben venga sia, perché aiutate l'altro a bruciare le sue resistenze e i suoi attaccamenti, proprio come tu hai bruciato i tuoi. Che siano resistenze fisiche, limiti fisici, dolori cervicali, articolari o qualsiasi altro tipo di sintomatologia fisica in cui hai sentito
il dolore penetrarti nelle ossa e ti sei arresa al maestro del dolore e hai avuto il suo potere. Tu sei un eroe. Ecco, Plutone in Acquario farà saltare tutto. E noi non vedevamo l'ora. Siamo qui che aspettiamo questi salti. Sarà una torre dopo l'altra. Per la società, per il governo, per la politica, per l'economia. Una torre dietro l'altra. Benedetta sia che noi stiamo qui, che mentre salta tutto abbiamo costruito delle cattedrali incorruttibili, dove molti si appoggeranno e chiederanno ausilio e conforto e vi chiederanno di indicare la strada, ma solo quando ve lo chiederanno. E quindi oggi bisogna celebrare, è il giorno della vittoria. La nuova età dell'oro a livello collettivo scende in campo e voi siete protagonisti. È un giorno bellissimo e non a caso io mi sono meditata tutto il giorno, vi pubblicherò questo video domattina, proprio perché ho riposato per i miei muscoli, per le mie articolazioni, ho meditato tanto. Ed è proprio nella tappa dello Scorpione, la fine della tappa dello Scorpione, che si compie la grande morte e la grande rinascita. È tutto un simbolo. La morte è il darsi, la rinascita è quel rifiorire sotto la nuova luce della consapevolezza. Dovete nascere 2 volte, diceva il Maestro Gesù. La prima è quando non sai, e quando poi ti arrendi, da vittima passi a mago. Nella prima subisci, nella seconda ti arrendi e co-crei con gli dei, diventi mago. Quindi adesso con questo sole pazzesco voglio vedere che cosa ci dicono i Sefirion. Vediamo cosa ci dicono i Sefirion, li metto tutti quanti, vediamo quale carta esce con questo Plutone in Acquario, in questa giornata di festa epocale, grandiosa, dove inizia la nuova era. E nella nostra scuola iniziatica, nel nostro portale della trascendenza, noi banchettiamo, come farebbe Odino nel Valhalla. Perché? Banchettiamo perché aspettavamo questo momento da centinaia di migliaia di anni. Allora, vediamo qual è la carta. E lasciamo, che dite? 2 sono uscite, ok, lasciamole. Vediamo. È il regno della chiara luce, che cosa vuoi, che cos'altro? È la dimensione uranica, mamma mia. Qua abbiamo il regno della chiara luce che mi sta parlando, chiara luce, il sole, abbiamo proprio l'adempimento della nuova maestria, cioè della maestria. La dimensione astrale sono i pensieri, le emozioni vengono dirottate finalmente verso l'apprendimento spirituale. Pensieri ed emozioni non sono più gestiti dalla mente razionale, ma da quel sole che vi brucia internamente che è la vostra anima. Andiamo a vedere qual è la carta del regno della chiara luce. Aspettate, perché io vado ancora lenta con i movimenti. C'è un leone dentro, ragazzi, non vedo l'ora di riprendermi del tutto, guarda, veramente. C'è un leone. Allora, qual è la carta sul regno della chiara luce?
qua una e poi ne mettiamo l'altra della dimensione astrale. Mettiamo un'altra sulla dimensione astrale. Vediamo come festeggiamo. Allora, sì, regno della chiara luce. Forza, saggezza, padre, usa la tua saggezza, discernimento, consiglio, cura. Qua è il divino maschile, Qua è il divino maschile. Voi farete azioni. Questo Plutone in Acquario porta a fare azioni che parlano di saggezza, azioni che parlano di discernimento e non di giudizio. Il giudizio, come vi insegnavo sempre prima, la differenza tra giudizio e discernimento è questa. Il giudizio è l'ottava bassa del discernimento. Il giudizio è questo è brutto, questo è bello, questo è giusto, questo è sbagliato, questo è meglio, questo è peggio, questo è vantaggioso, questo è svantaggioso. La morale, che con questo Plutone verrà abbattuta. Il discernimento cos'è? Questo va bene per me, questo non va più bene per me, quando devi fare delle scelte, no? Ma non che questo è cattivo e quello è bello, va bene? Questo va bene per me, questo non va più bene per me. Ma ciò non vuol dire che è sbagliato quello che non va più bene per te, in tutte le categorie della tua vita. L'ottava più superiore, non si può dire così, ma l'ottava più superiore ancora di questo discernimento è tutto è perfetto. Tutto è perfetto. E Mao, meraviglia. Tutto è né giusto né sbagliato, tutto è wow. E Mao, meraviglia. Tutto è perfetto. Ok? Vediamo sul regno astrale. Le divinità. Senti dentro di te il palpito dello spirito. Che te lo dico a fare? Che te lo dico a fare? Tutto quello che penserai è strettamente connesso a quello che la tua anima vuole che tu faccia. Ci sarà una netta distinzione tra il linguaggio con il quale ti parla la mente e il linguaggio dell'anima. Tu sentirai le divinità dentro di te. Quali sono le divinità? Sono tutte le istanze che ti abitano, ti sentirai piena di un esercito che ti abita dentro. Sentirai lo spirito dei tuoi avi, dei tuoi antenati, non sentirai più la differenza tra il di qua e il di là. Questo porta questo Plutone in Acquario ai guerrieri di questo tempo, della trascendenza, all'uomo trascendente, in questo momento del Kali Yuga, il periodo più oscuro dell'umanità che si va verso la trascendenza. A tu che sei pioniere del nuovo tempo, sentire il divino dentro di te comprensivo di tutte le stanze che ti abitano. I tuoi antenati, il guerriero, la sciamana, lo sciamano, lo spirito dell'aquila, lo spirito della visione, lo spirito romantico, lo spirito del bambino interiore, lo spirito creativo, lo spirito del genio, lo spirito del tuo sposo celeste o sposa celeste. Quindi, nella dimensione astrale, nei tuoi pensieri, nelle tue emozioni, sarai abitata. Questo lo sei sempre stato, lo sei sempre stato. Sentirai tutte queste istanze, sentirai la veridicità di tutte queste istanze e questo ti porterà a fare azioni che mi parlano di Emao, meraviglia, che non c'è più vittimismo, d'accordo? C'è il sole, è la stella che brucia e quindi non poteva uscire stesa più bella. Assolutamente è incredibile. Se, ave- se avessi adesso ancora, se avessi la forza che sento che sta per uscire dentro di me appena il Dio viene completamente integrato in me, appena mi passa tutto, sarei saltata dalla sedia. Immaginatevi che sto saltando dalla sedia, ok? Wow, wow, le divinità, il palpito dello spirito, sentirete una forza incredibile. Dovete approcciarvi a ogni evento, ragazze mie, con tutto è perfetto.
Mao, meraviglia, il potere del mantra agisce nelle vostre cellule, anche se la vostra mente razionale dice ma che cazzarola, scusate il termine stai facendo, ma che cosa dici, non ti serve a niente dire queste cose, passatemi il termine, stronzate. Il potere del mantra agisce lo stesso, questo ve lo dicevo già anni fa, vi ricordate? Fammi mettere le carte queste, aspettatemi, devo alzare un po' complicato. Ah, ai, ai, ai. Prendo le altre carte. Oddio che voglia di ballare. Oddio che voglia di ballare. Allora, vediamo. Vediamo cosa dicono gli star code. Dalle stelle. 15. Altro non c'è che la vita, che propone tutto quanto. Altro non c'è che la vita, che propone tutto quanto può spezzare la corazza. Che propone tutto quanto può spezzare la corazza, il guscio che vi avvolge, affinché riscopriate la mandorla. A volte è un processo doloroso, ma non dimenticate che tutto ciò che vivete è unico. Emao, Emao, la torre di cui vi ho parlato prima. Non so se vi ho parlato adesso o nell'altro video. Sto incoglionita, ragazzi, è un po' così, no? Sono ubriaca del dio dolore. È stato meraviglioso fare l'amore con lui in queste ultime 72 ore. Allora, altro non c'è che la vita che propone tutto quanto può spezzare la corazza. Le corazze. Questi prossimi 19 anni saranno gli anni dell'abbattimento di tutti i limiti che ti separano dalla magia. A livello collettivo, a livello individuale è già adesso, ok? E voi siete gli esempi di come si pratica la magia. La torre dei tarocchi, no? Benedetta sia quel fulmine, sapete la torre dei tarocchi? Ok, faccio vedere la torre dei tarocchi per chi non la conosce e chi ha le prime armi, no? La torre dei tarocchi è questa. La torre dei tarocchi, qua arriva un fulmine dall'alto, il cielo, arriva un fulmine, il cielo in questo caso è Plutone in acquario, che arriva ad abbattere tutte le strutture che ti separano dal vero potere dell'essere umano. L'essere umano è figlio di Dio, per dirlo in termini cristiani. Lo diceva anche Gesù, il Maestro Gesù, per dirlo di nuovo in termini cristiani. Quello che faccio io lo puoi fare pure tu, diceva Gesù. E per farti capire che era un uomo e che quindi era mortale, nonostante facesse miracoli, si è fatto mettere in croce per farti capire, guarda che anch'io sono come te, mortale, umano, anch'io muoio, però io faccio miracoli e lo puoi fare anche tu. Quello che uomo ha fatto, uomo può fare. Quindi questo Plutone in acquario sarà proprio il terreno fertile per tutti noi trascendentalisti e per tutto il collettivo che si risveglia per distruggere queste corazze che sono la morale comune, bene, male, giusto, sbagliato, strumenti di manipolazione del potere. Sapete, per rendere schiavo un uomo devi separarlo dalla fede. Per rendere schiavo un uomo devi separarlo da Dio. E questo è il momento del ritorno al Padre. Il potere ci ha reso schiavi, governo, controllo, sistema, perché soprattutto nelle religioni, con le religioni abramitiche, cristianesimo, Islam, hanno messo un Dio distante in un cielo lontano e quindi che ti poteva punire. Ecco, ritornare agli origini, a quel futuro antico, significa ritornare a Madre Terra, agli antichi popoli che avevano la religione animista, la vera religione vicina a Dio, perché Dio è natura per le religioni, le prime religioni, cioè Dio è la verità, è natura. E tu sei natura. Ecco, quando ti riavvicini a Dio, ti riavvicini al potere. E quindi benedetta sia la torre
che distrugge questa pena dell'umanità. Ci viene chiesta la resa, però. La resa, qualsiasi cosa accada a livello individuale, a livello collettivo, ti viene chiesta la resa. L'uomo in questo passaggio dal Kali Yuga all'età dell'oro verso la trascendenza deve smettere di avere paura. Come si fa? Dicendo di sì al karma, arrendendosi al karma, che è una fede attiva. La paura deriva dal senso di colpa. Tutti gli uomini hanno paura. Perché? Perché il genere umano in qualità di uomo, ve l'ho spiegato nel video Magia Pratica 7 questo, sulla malattia, alla fine del video, del podcast. L'uomo ha infranto l'equilibrio primevo del patto uomo-natura. Ha voluto il potere, il controllo sugli eventi, sulla natura. Mentre prima l'uomo non aveva l'ardire di avere il potere sulla natura, il controllo sulla natura, ma co-creava con gli dei, si affidava, era amore. Quando è iniziato l'ego a volere il potere sulla natura, allora l'uomo ha spezzato il patto con gli dei. E quindi dall'origine del tempo l'uomo si sente in colpa, quindi nasce già col senso di colpa. Come si fa a smettere di avere paura? Io ho fede negli eventi che accadono, fede impeccabile negli eventi, perché in questo modo tu inizi a fermare i venti del karma, che sono risultato del fatto che l'uomo ha rotto l'equilibrio primevo del patto uomo-natura. Così che gli dei, gli dei che ci sono dietro agli eventi che ti accadono karmici, ti diano il loro favore. E quindi là sta la differenza di chi ha sciolto un karma importante e di chi non l'ha ancora sciolto. Il karma è come ti approcci agli eventi che ti accadono. Vuoi avere un controllo sugli eventi? Fallisci. Fallisci. Perché? Se prima il risultato del tuo fallimento arrivava dopo anni e anni, adesso si vede subito, crolla tutto subito. Perché? Perché Plutone sta in Acquario. Non ammette sconti che non abbiano a che fare con il nuovo umanesimo, cooperazione, fratellanza, verità, bellezza e amore. Darsi, l'amore significa darsi. E l'Acquario è il segno del nuovo umanesimo, l'amore collettivo, l'amore onnicomprensivo. Ecco, Plutone in Acquario tende a ristabilire l'equilibrio primevo e ognuno di noi lo vivrà individualmente su quello che gli accade e per bruciare più karma possibile ogni evento che accade è Mao, meraviglia, meraviglia, con la consapevolezza che siamo entrati nella nuova era. Wow, ragazze mie e ragazzi, mamma che bomba, metto l'ultima carta. Non a caso questa è la numero 15, corrispondente anche al diavolo dei tarocchi, quindi le manipolazioni crolleranno, la manipolazione dell'ego crollerà, tutto è Mao, meraviglia. Più avanti, il momento giusto è ancora lontano, pensa ad altro, non pensate a quando ci sarà a livello globale la nuova età dell'oro, perché ve lo dico sempre, la nuova età dell'oro è uno stato di coscienza che arriva individualmente. Poi saranno gli individui, i pionieri della nuova era, che trascineranno poi il collettivo. Però non pensare, guardate che bella questa carta qua, dovete pensare, qua sta l'età dell'oro a livello collettivo. Ma tu è uno stato di coscienza, lo incarni già adesso, tu che hai questa frequenza. Il momento giusto è ancora lontano, quando tutta la massa sarà, no, sveglia.
Siamo nel Kali Yuga, non siamo ancora nella nuova era, ma per formare la nuova era ci vogliono le basi su cui la nuova era poi si fonda. Ecco, noi siamo, come per dire, quelli che stanno scrivendo la nuova Costituzione. Saprete, i primi costituzionalisti, si può dire così? Sì, si dice così. Ecco, sulla base di quella Costituzione si è creato poi una società. E qui noi siamo i pionieri di questa Costituzione. La stiamo scrivendo con i fatti, col fuoco, col sangue che brucia. Pensa ad altro. Cosa vuol dire pensa ad altro? Occupati dell'attimo per attimo. Attimo per attimo. Non pensare troppo a questo grosso, cioè non agitarti, ok? Non agitarti. Esiste solo l'attimo presente, stai qui ora e vai dritta con questa consapevolezza. Va bene? Ok, wow, ragazzi miei, ragazzi, pazzesco, mondiale. Io mi vado adesso a coricare mentre voi bevete il caffè, vado a riposare il mio corpo, mi affiderò al mio sposo celeste per farmi fare delle avventure incredibili questa notte, al dio Ade, che mi accolga nel suo regno, perché è il regno della notte, del sonno, della morte, il regno del femminile, Ctonio, è il regno di Ade, e quindi mi affido ad Ade affinché possa continuare il mio lavoro in astrale e, e fare delle avventure incredibili, anche con voi che ci vediamo sempre in astrale. Detto questo, ragazze mie ragazzi, grazie, 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 grazie dal profondo della mia anima. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre, che tutti gli dei vi benedicano. Mua!